Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa maglia di fine estate fatta con la tecnica dell'esagono magico. La lavorazione infatti consiste nel realizzare due esagoni che una volta ripiegati su loro stessi daranno mezza maglia, cioè la metà davanti e la metà dietro, che poi verranno uniti per il centro davanti e il centro dietro e il centro manica, però non nel sottomanica ma sopra la manica. Per eseguire questa maglia ho usato questo cotone bianco, che è un cotone mercerizzato molto morbido, bello lucido, e l'uncinetto del numero 4. Per quel che riguarda la costruzione della maglia sarà sufficiente prendere la misura del giro manica, perché come prima misura terremo in considerazione quella, poi nel video vi spiego come. Dopodiché la misura nostra che vogliamo realizzare, cioè la circonferenza, quindi o il seno o i fianchi. Dopo ancora dovremo prendere in considerazione la lunghezza. Io ho voluto farla lunga e mettergli degli spacchi, però si può benissimo lasciare corta o allungare senza spacchi, come si vuole. E dopodiché la manica, perché ho scelto una misura a 3/4. Nel video vi spiego tutto questo e tra l'altro è molto semplice da adattare le taglie, perché comunque è sufficiente avere queste poche misure. Vi lascio al video. Inizio l'esagono facendo il nodino iniziale prima di tutto, poi faccio 4 catenelle che andrò a chiudere in cerchio con un punto bassissimo. Salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, le 2 catenelle saranno il primo punto alto, poi vi spiego perché. Filo sull'uncinetto, entro nell'anellino con un punto alto, dobbiamo stare attenti perché è molto stretto, però ce la si fa. E faccio un altro punto alto, sarà il nostro primo gruppo di 3 punti alti. Faccio 2 catenelle di separazione, entro di nuovo nell'anellino con 3 punti alti e dovrò fare 6 gruppi di 3 punti alti separati da 2 catenelle. Fatti i miei 6 gruppi di 3 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione e se vi ricordate qui abbiamo fatto 2 catenelle al posto di 3. Non entro nella seconda catenella col punto bassissimo quando chiudo il giro, ma entro direttamente nel punto, cioè nel punto centrale. Praticamente qui ho le 2 catenelle, qui ho il punto centrale e qui ho l'ultimo punto. Entro qui in mezzo, faccio un punto bassissimo, poi devo raggiungere l'archetto successivo, quindi entro nel punto dopo con un punto bassissimo ed entro nell'archetto con un altro punto bassissimo. In questo modo la chiusura resterà quasi invisibile. Non si vede quasi niente. Ovvio, un pochino si noterà sempre, però diciamo che questo è un bel compromesso. Quindi arrivata a questo punto salgo con sole 2 catenelle e nell'archetto che ho formato nel giro precedente farò un totale di 3 punti alti separati da 2 catenelle più altri 3 punti alti nello stesso archetto. Aggiungo una catenella, vado nell'archetto successivo e faccio lo stesso lavoro che ho fatto prima, 3 punti alti, 2 catenelle e altri 3 punti alti. E aggiungo una catenella di separazione e vado a completare tutto il giro in questa maniera. Quindi andremo a lavorare tutto il giro così. In ogni archetto del giro sottostante andremo a lavorare 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto
che poi separeremo da una catenella tra un gruppo e l'altro. Finito il mio ultimo gruppo di punti alti, aggiungo una catenella di separazione e vado a chiudere come abbiamo fatto nel giro precedente, cioè nel punto, non nella catenella, ma direttamente nel punto alto successivo. Cammino con i punti bassissimi e salgo di nuovo con 2 catenelle, vado a lavorare l'angolo così come abbiamo fatto nel giro precedente, cioè 3 punti alti, 2 catenelle di separazione più altri 3 punti alti ai quali aggiungo una catenella di separazione, poi entrerò nell'archetto formato da una catenella e andremo a lavorare 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, ora mi ritrovo l'angolo dove andrò a lavorare 3 punti alti, 2 catenelle e altri 3 punti alti. Catenella di separazione, entro nell'archetto che ho subito dopo quello formato da una catenella e lavoro 3 punti alti. Ora il lavoro comincerà a ondularsi, a arricciarsi, ma non c'è nessun problema perché poi sarà appunto quello che darà la forma alla nostra metà maglia. Adesso è presto per poterlo vedere, nei prossimi giri si vedrà meglio. Quindi qui ho fatto 3 punti, aggiungo la catenella o l'angolo, vado a lavorare 3 punti alti, 2 catenelle e altri 3 punti alti nello stesso archetto di base. E andrò avanti così per tutto il giro, cioè dove c'è l'angolo lavoro l'angolo con 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti, aggiungo una catenella di separazione e nell'archetto del giro sottostante dove c'è solo una catenella lavoro 3 punti alti che comunque seguirà una catenella di separazione. Ci vediamo alla fine del giro. E ho finito anche il terzo giro, quindi aggiungo una catenella di separazione, vado nel punto centrale, prendo tutto il punto e faccio un punto bassissimo e voilà. Dopodiché comincerò di nuovo a camminare per arrivare nell'archetto successivo e lavorare come abbiamo lavorato fino adesso, cioè dove c'è l'angolo, dove trovo 2 catenelle, lavorerò 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, aggiungerò una catenella di separazione e dove c'è l'archetto, dove c'è solo una catenella, lavorerò 3 punti alti, via via così, fino a quando abbiamo raggiunto la misura che vogliamo ottenere. Vi ricordo che come prima misura da prendere in considerazione è la semicirconferenza del giro manica. Ho completato la metà del lavoro fino alla misura del giro manica e per 18 cm di semicirconferenza ho lavorato in totale 19 giri. Ora dovrò proseguire in modo da raggiungere la circonferenza o del seno o dei fianchi e comunque lavorare anche in lunghezza. Quindi ora dovremo andare a lavorare su 3 lati. Quindi parto da dove ho il filo, lavoro un lato, ne lavoro un altro e poi un altro ancora, in modo che riusciamo ad ingrandire la lunghezza e la circonferenza del corpo della nostra maglia. Quindi arrivata a questo punto io ho chiuso il giro, vado avanti a camminare coi punti bassissimi. Qui volevo farvi vedere anche la chiusura. Praticamente quasi non si vede niente. E arrivato a questo punto cominciamo a lavorare su 3 lati, quindi salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto
e lavoro 3 punti alti nel primo archetto, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, aggiungo 3 punti alti, catenella di separazione, nell'archetto dopo aggiungo 3 punti alti e via via vado a lavorare così finché arrivo al primo angolo. Poi dopo faccio l'altro lato, secondo angolo, terzo lato, torno indietro. Ci vediamo ancora alla fine di questo giro. Sto finendo il mio terzo lato, questo è il penultimo archetto, faccio una catenella di separazione, entro nell'archetto dell'angolo con 3 punti alti, dopodiché salgo con 2 catenelle, uso 2 catenelle perché mi resterà il bordo un po' più lineare, quindi continuo con 2 catenelle e appunto le 2 catenelle saranno il primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, giro il lavoro, entro nell'archetto successivo con 3 punti alti. Catenella di separazione, entro nell'archetto dopo con altri 3 punti alti e vado a lavorare 3 lati in questa maniera. Arrivati alla fine del terzo lato ci troviamo qui l'archetto, quindi qui lavoreremo 3 punti alti, faremo una catenella di separazione e andremo a chiudere con un punto alto sulla seconda catenella partendo dal basso. Dopodiché gireremo il lavoro e andremo avanti a lavorare in questa maniera, righe di avanti e indietro, fino alla misura della semicirconferenza dei fianchi o del seno. Ho finito di lavorare i 3 lati, sono andata avanti per altri 14 giri. Io farò una tunica, però volendo lavorare meno giri resterà un po' più aderente e un po' più corta, proprio come una maglietta. E una volta raggiunta la larghezza necessaria dobbiamo decidere se tenerla così, cioè fare una maglia, se allungarla, farla a tunica, proseguendo in maniera regolare sul bordo, oppure come farò io, proseguirò sempre nella lunghezza, però farò uno spacco laterale, simil sari se vogliamo. Quindi io ho già marcato la metà e lavoreremo righe di andata e ritorno prima da una parte, poi dall'altra, lasciando però il punto centrale, quello che ho marcato, non lavorato, perché poi ripasseremo al punto basso. A me il marcapunti è capitato in mezzo ai 3 punti, ho marcato il punto centrale. Se però dovesse capitarvi nello spazio, nell'archetto, nessun problema. Si finirà la riga di lavorazione facendo un punto nell'archetto e si lavorerà avanti e indietro. Così anche dall'altra parte si farà un solo punto nell'archetto lavorando avanti e indietro e resterà uno spazio vuoto per poi rifinire il tutto a punto basso. Vado a riprendere il mio lavoro, quindi filo e uncinetto, entro nell'archetto, punto basso, una catenella e vado a lavorare un totale di 3 punti alti, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e lavoro i 3 punti alti e andiamo avanti così fino al marcapunti. Sono arrivata all'ultimo archetto prima del marcapunti, quindi lavorerò 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto disponibile del gruppetto dei 3 punti del giro sottostante, facendo un punto alto e finisco la riga così. Arrivati a questo punto non ci resta altro che
da fare che salire con 2 catenelle, fare una catenella di separazione e andare a lavorare a righe di andata e ritorno finché ne vogliamo. Io farò uno spacco alto circa 20 cm, quindi andrò a lavorare per 20 cm. Ho lavorato la mia metà parte per un totale di 19 righe, ora vado a fare l'altra metà, quindi arrivo dove c'è il marcapunti e lo tolgo, salto il punto centrale del gruppetto dei 3 punti alti ed entro in quello successivo, entro e lavoro un punto basso, una catenella che saranno il mio primo punto alto, entro nell'archetto successivo e faccio 2 punti alti e questo sarà il nostro primo gruppo. Dopodiché vado avanti a lavorare a punto Gragni per altrettanti giri, cioè 19, come ho fatto dall'altra parte. Una volta completata la mia metà maglia, lavorando tutte e 2 le parti dove ho fatto lo spacco, è ora di decidere come si vuole la manica. Volendo può essere pronta anche così, ma siccome io voglio una manica a 3/4, andrò avanti a lavorarla per credo 9 righe ancora. Quindi prendo l'uncinetto, entro nel primo archetto disponibile, eseguo un punto basso, salgo con una catenella e vado a fare altri 2 punti alti per un totale di 3 e di nuovo una catenella di separazione, entro nell'archetto che ho subito dopo e lavoro i 3 punti alti e vado a lavorare a punto Gragni per 9 righe nel mio caso, e rifaccio e vado a lavorare a punto Gragni per altre 9 righe. Ci vediamo alla fine delle 9 righe e poi dopo vedremo come fare il punto decorativo e unire le parti insieme per completare la nostra maglia tunica. Ecco che ho terminato la mia manica. Adesso dovremmo rifinire tutta la metà maglia e nel frattempo unire le parti che devono essere unite. Io l'altra metà l'ho già terminata. Il risultato sulla manica è questo. E il bordo a metà, nella metà davanti e nella metà dietro, è questo. Ora andremo a rifinire la manica. Per iniziare la manica e faremo questa rifinitura qui. Dopodiché quando saremo sul davanti e sul dietro inizieremo ad attaccare anche questa metà. Dove non faremo questo punto rifiniremo con il punto basso qui, il sotto e lo spacco in questa maniera. Quindi siccome io una metà l'ho già fatta, dobbiamo andare a lavorare in maniera speculare con l'altra perché le metà devono essere identiche. Quindi mi sono marcata il collo in modo che qui arriverò con un punto basso, tenendo presente che poi andremo a inserire un altro giro di punti che avrà un centimetro e mezzo di altezza perché ci sono le catenelle. Quindi io qui ho marcato a circa 11 centimetri che diventeranno almeno 12 e mezzo perché appunto gli andrà un altro giro. Ora partiamo dalla manica. Con la manica io sono in questa situazione. Cosa faccio? Qui così dovrò mettere il mio primo punto alto, basso, pardon. Quindi
entro nel punto alto che ho qui, la barretta di traverso, e faccio un punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito dopo a disposizione, faccio 3 punti alti, tre catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto di base con altri 3 punti alti. Ora mi trovo in questa situazione, vado nell'archetto che ho subito dopo e lavoro un punto basso. Filo sull'uncinetto, vado nell'archetto dopo e faccio lo stesso lavoro che ho fatto nell'altro archetto, cioè 3 punti alti, tre catenelle, e altri 3 punti alti. Archetto successivo, punto basso, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto dopo, lavoro 3 punti alti, 3 catenelle e di nuovo 3 punti alti nello stesso archetto, e vado avanti così fino al marcapunti. Ho lavorato il mio ultimo gruppo di 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, entro nell'archetto dove ho messo il marcapunti con un punto basso. Tolgo il marcapunti perché non mi serve più e ora andrò a lavorare a punti bassi, 2 punti bassi per barretta, quindi vado a lavorare a punti bassi quello che mi resta, quindi lavorerò 2 punti bassi per ogni barretta di punto alto che mi trovo, quindi qui lavoro 2 punti bassi, nella barretta successiva lavoro 2 punti bassi, nella barretta dopo del punto alto altri 2 punti bassi, fino ad arrivare alla fine. Sono arrivata all'ultimo punto alto, lavoro 2 punti bassi. Ora sono arrivata all'angolo e dovrò andare a lavorare la metà. Ora, una volta lavorato il mio ultimo punto alto, dovremmo andare a lavorare in maniera speculare. Ho lavorato il mio ultimo punto di traverso con 2 punti bassi e dovremmo andare a fare il punto di rifinitura in maniera perpendicolare alla metà e dovremo farlo in maniera speculare. Io di qua l'ho già fatto e quindi mi ritrovo con l'archetto, entrerò nello stesso archetto di base con 3 punti alti, 3 catenelle e altri 3 punti alti, in modo da farlo venire uguale. Quindi siamo qui in questo archetto, e poi ci sono le codine che devo tirar dentro, e ho lavorato i 2 punti bassi, vado avanti lavorando 3 punti alti, tre catenelle, ma siccome ci dobbiamo agganciare facciamo una sola catenella, prendiamo l'altra parte sempre col dritto verso di noi, entriamo nella catenella centrale, facciamo un punto bassissimo che sarà la nostra seconda catenella e aggiungiamo una catenella e saranno un totale di 3. Entro nello stesso archetto che stavo lavorando prima con 3 punti alti.
vado nell'archetto successivo con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dopo, lavoro 3 punti alti, dovremmo fare 3 catenelle, ne facciamo solo una, andiamo a prendere l'altra parte con il diritto sempre dallo stesso verso della parte che sto lavorando, entro, faccio un punto bassissimo, entro nella catenella centrale, faccio un punto bassissimo, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto e vado avanti a lavorare i 3 punti alti. Eseguiti gli ultimi 3 punti alti, entro nell'archetto successivo con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro in quello dopo, faccio 3 punti alti, aggiungo una catenella, vado a prendere l'altra parte, entro nella catenella centrale, faccio un punto bassissimo, aggiungo un'altra catenella, entro nello stesso archetto di base e lavoro 3 punti alti. Vado nell'archetto successivo con un punto basso. E questa è l'unione. E viene un bel motivo traforato nel centro per tutta la lunghezza sia del davanti che del dietro. Ora facciamolo un'altra volta insieme, poi io vado avanti. Quindi qui ho fatto il punto basso, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, faccio 3 punti alti, catenella di separazione, prendo l'altra parte, vado nell'archetto corrispondente, entro nella catenella centrale, la seconda delle 3, faccio un punto bassissimo, aggiungo un'altra catenella, entro nello stesso archetto di base e faccio 3 punti alti. Vado nell'archetto successivo con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dopo, faccio 3 punti alti, catenella di separazione, vado nel gruppo di punti corrispondente a questo dall'altra parte della maglia, entro nella catenella centrale, faccio un punto bassissimo, aggiungo un'altra catenella e vado a lavorare altri 3 punti alti nello stesso archetto. Punto basso nell'archetto successivo e arriviamo così fino alla fine. Ecco, sono arrivata al mio ultimo archetto, il mio ultimo gruppo di congiungimento. Ora io non ho più punti per fare un modulo completo, cioè da qui entrare e fare 3 punti alti, 3 catenelle, altri 3 punti alti. Non ho più niente perché qui ho il gruppetto di 3 punti alti del punto gregni. Nessun problema. Cosa faccio? Entro nella barretta del punto alto che ho subito a disposizione facendo 2 punti bassi. Fatti 2 punti bassi, faccio una catenella aggiuntiva che ci servirà per girare e sostituire il nostro primo punto basso,
e vado a lavorare su questo quarto di maglia punto su punto a punti bassi, cioè un punto alto lavoro un punto basso, un altro punto alto lavoro un punto basso, la catenella lavoro punto basso, lavoro così fino a quando troviamo lo spacco. Quindi punto su punto, dove troviamo la catenella lavoriamo un punto basso, dove troviamo i punti alti su ogni punto alto lavoreremo un punto basso. Ho lavorato tutto il pezzo di lato sotto, ora ho lavorato l'ultimo punto basso, salgo con una catenella, mi sposto nella barretta dei punti alti e lavoro 2 punti alti. 2 punti bassi, pardon, e come nel collo andiamo a lavorare 2 punti bassi per ogni barretta del punto alto che mi ritrovo, fino ad arrivare alla metà dello spacco e dopo vi faccio vedere come girare. Siamo arrivati all'ultimo punto alto che ho di traverso, quindi entro e lavoro un punto basso. Se vi ricordate, nello spacco abbiamo lasciato un punto vuoto, quindi cosa facciamo? Entro nella stessa barretta dove ho fatto il primo punto basso, prendo il filo e se andiamo a vedere poi entreremo nel punto che abbiamo lasciato libero, prendiamo un'altra volta il filo, poi entreremo nella barretta del punto alto dell'altra parte dello spacco, quindi entro, prendo di nuovo il filo e vado a chiudere tutte e 4 le asole insieme, così resterà chiuso, non si vedrà niente praticamente, non resta nessun buco, ed entro nella stessa barretta con un altro punto basso, così abbiamo rifinito l'unione del nostro spacco. Ora vado avanti a lavorare 2 punti bassi per ogni barretta di punto alto che trovo durante lo spacco. Poi una volta arrivata alla fine dello spacco faremo una catenella per girare e lavoreremo un punto basso su ogni punto che abbiamo a disposizione fino ad arrivare al punto dove andremo ad unire le 2 metamaglie anche dall'altra parte, perché le abbiamo unite solo da una parte. Ecco che siamo arrivati all'ultimo punto alto, quindi lavoro 2 punti bassi, ora faccio una catenella per girare e vado a lavorare punto su punto tutti i punti che trovo, con un punto basso. Se trovo delle codine le lavoro e andremo a lavorare l'altra parte di orlo. E vi faccio vedere come si presenta lo spacco rifinito. Resta bello chiuso, qui non si vede il punto che manca,
poi sono andata avanti a lavorare l'altro pezzo di orlo, adesso mi ritrovo a dover unire anche da questa parte la maglia, quindi andiamo a prendere l'altro pezzo, voilà. Quindi sotto io mi ritrovo in questa situazione, quindi andrò a fare nella prima barretta, prima di tutto salgo con una catenella che mi permette di girare bene, poi vado a fare 2 punti bassi nella prima barretta, poi vado nell'archetto successivo con un altro punto basso, dopodiché inizio a fare il punto che mi permette di congiungere le due parti, quindi faccio i 3 punti alti, aggiungo una catenella, vado a prendere l'altra parte, entro nella catenella centrale, prendo il filo, faccio un punto bassissimo, aggiungo una catenella di separazione e vado a fare i restanti 3 punti alti. Entro nell'archetto successivo con un punto basso, vado di nuovo in quello dopo con 3 punti alti, aggiungo una catenella, vado a prendere il suo parallelo, faccio un punto bassissimo e faccio gli altri 3 punti alti che mi mancano. Entro nell'archetto successivo con un punto basso, via via vado a completare anche questo lato di unione. Sono arrivata in cima, praticamente ho lavorato il penultimo motivo dove sono andata ad unire le due parti. Ora sono arrivata al punto basso e dovrò lavorare l'ultimo archetto, quindi filo sull'uncinetto, faccio 3 punti alti, una catenella, vado a prendere l'ultimo gruppo di punti, entro nella catenella centrale, faccio un punto bassissimo, un'altra catenella e faccio 3 punti alti. Arrivata a questo punto, visto che dobbiamo lavorare in maniera speculare, mi ritrovo qui dove c'è la scollatura e dopo andremo ad unire anche la manica. Quindi mi ritrovo in questa situazione, niente, faccio come ho fatto all'inizio dall'altra parte, cioè entro direttamente nell'archetto lo stesso che sto lavorando con 2 punti bassi. Dopodiché andrò a lavorare a punti bassi fino al marcapunti dove ho marcato alla stessa misura del pannello sotto. Quindi faremo 2 punti bassi per ogni barretta che abbiamo a disposizione fino al marcapunti. Quindi entro nel punto alto, qui faccio 2 punti bassi, entro nell'archetto, faccio 2 punti bassi, entro nel punto alto con 2 punti bassi, arrivato a questo punto, sono dove c'è il marcapunti, lo tolgo perché non mi serve più, entro nell'archetto dopo con un punto basso, vado nell'archetto successivo e lavoro i miei 3 punti alti, una catenella, vado a prendere l'altra parte, entro nella catenella centrale, faccio un punto bassissimo, aggiungo una catenella di separazione e faccio gli altri 3 punti alti che mi mancano e andremo a unire la manica.
Andremo a unire la manica fino alla fine, dopodiché faremo un giro di punti bassi anche sul bordo della manica. E sono alla fine, vado a lavorare il mio ultimo gruppo di punti, quindi entro nell'ultimo archetto disponibile, lavoro 3 punti alti, aggiungo una catenella, vado nell'ultimo gruppo di punti che ho dall'altra parte, entro nella catenella centrale con un punto bassissimo, aggiungo un'altra catenella e lavoro nello stesso archetto gli ultimi 3 punti alti. Arrivato a questo punto entro qui e chiudo il giro con un punto basso. Dopodiché vado a lavorare, salgo con una catenella per girare e vado a lavorare punto su tutto il giro manica a punti bassi. Dove trovo punti alti farò punti alti, dove trovo punti alti farò punti bassi, un punto basso su ogni punto alto che ho a disposizione, entro nella catenella, un punto basso, facciamo tutto il giro manica e dopodiché avremo finito. Ecco, questa è la maglia finita. Più che maglia è una tunica. Ho voluto tenerla morbida perché mi piace l'idea del fine estate col jeans skinny e la maglia sopra con gli spacchi e un paio di sneakers. Ecco, mi piace questo accostamento, quindi io ho voluto farla così, ma in realtà si possono sviluppare tantissimi modelli partendo da questi 2 semplici esagoni. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei video che caricherò. Inoltre vi ricordo che ho una pagina Facebook e un canale Telegram, i cui link ve li lascio nel box informazione e se volete vi aspetto anche lì. Ciao!